In questo video parliamo di frazioni algebriche, vediamo cosa sono e come si possono risolvere. Una frazione algebrica è una frazione avente un polinomio al numeratore e un polinomio al denominatore, ma deve essere non nullo, non si deve, quindi non deve diventare zero. Cosa fondamentale affinché la nostra frazione continui ad esistere, bisogna porre le condizioni di esistenza, questa letterina C puntato e puntato, appunto per far sì che il denominatore non si annulli. I tre passi per risolvere sono: bisogna prima scomporre il numeratore e il denominatore, con le regole della scomposizione di polinomi, e vi ho lasciato qui lo schemino qui sulla destra. Poi lo andiamo a vedere piano piano e comunque diciamo questo schemino ci ho fatto anche lo shorts, se volete insomma averlo, insomma per stamparlo. Poi poniamo le condizioni di esistenza subito dopo e alla fine semplifichiamo ciò che rimane e non rimane dopo la scomposizione. Questo è importante, non bisogna la cosa, che molti sbagliano è che prendono e semplificano dopo la scomposizione. No, prima poniamo le condizioni di esistenza in modo che il denominatore vediamo se si annulla o meno e poi semplifichiamo. Andiamo a fare degli esempi pratici con un po' di casi e vediamo un attimino. Ok, quindi portiamoci la tabellina giù per i nostri esempi. Ok, vediamo il primo. Ho ad esempio x meno 1 fratto 9 meno x al quadrato. Ok, quindi la prima cosa che abbiamo detto, dobbiamo prima scomporre. Quindi a scrivere, ecco, componiamo, perché chiaramente questo è n di x e questo sotto è d di x, numeratore e denominatore, ok? Componiamo n di x e d di x con queste regolette. Allora, quello sopra è già praticamente scomposto, non si può fare nulla. Ho due termini semplici, perché qua vediamo, dobbiamo vedere se possiamo inizialmente fare prima di tutto, un raccoglimento totale o parziale e poi diventa totale, oppure andiamo a vedere se c'è qualche prodotto notevole. Io la prima cosa che faccio vedo se ho quanti termini ho, 2 termini, ecco qua. Quindi ho un binomio, okay, in 2 termini cosa posso avere? Cosa può essere? Il primo sopra abbiamo detto non è niente, è già tutto completamente semplificato. Il secondo c'è un quadrato, dice differenza di 2 quadrati o somma differenza di 2 cubi. Chiaramente non c'è il 3 sopra, quindi può essere semplicemente differenza di 2 quadrati, dove questo è A e questo è B. Non importa se non è scritto, tanto 9 è 3 alla seconda, ok? Quindi lo possiamo semplicemente scomporre. Quindi io normalmente me lo scrivo, quindi questo faccio così e mi scrivo così, diff 2 quadrati. Così mi ricordo. Andiamo a farlo. 9 meno x al quadrato, quindi questo è A e questo è B. Mm? Quindi è A meno B per A più B. Chiaramente, scusate, questo è A al quadrato e questo è B al quadrato. Quindi chiaramente no, A è 3, perché A al quadrato, A è radice di 9, ok? Quindi è 3 meno x per 3 più x. E adesso lo andiamo a scrivere al posto di questo qua. Continuiamo, lo metto sotto, quindi x meno 1 fratto 3 meno x per 3 più x. Ok, adesso andiamo a porre le nostre condizioni di esistenza, subito dopo automaticamente. Quindi poniamo C. Porre C vuol dire prendiamo ogni singola parte del denominatore, quindi questo è come se fossero due blocchi, prendiamo il primo blocco e scriviamo che condizione di esistenza, il primo blocco
3 meno x deve essere diverso da 0. Denominatore, no? Diverso da 0. Ogni parte deve, perché qua c'è un per il centro, quindi ogni pezzettino dobbiamo porlo diverso da 0. Quindi questo vuol dire che se facciamo tutti, diciamo, i nostri calcoli, continuiamo e scriviamo 3, no, scusate, porto dall'altra parte il 3, quindi meno x diverso da meno 3 e quindi x diverso da più 3. Quindi questo è il nostro primo caso e poi c'è l'altro caso, altro blocco, 3 più x diverso da 0. Quindi il 3 lo portiamo dall'altra parte, cambiamo di segno, quindi x diverso da meno 3. Quindi affinché il denominatore non si annulli, ecco qua, queste sono le nostre condizioni. E quindi il dominio sarà, per chi lo scrive e chi non lo scrive, dominio sarà tutti i numeri reali tranne più 3 e meno 3. Possiamo prendere tutti tranne quello perché altrimenti annullerebbe il denominatore. Ok? Posto questo, vediamo se si può semplificare qualcosa. Questo è il nostro blocco da CE. Non potendo semplificare niente, questo è il nostro risultato, lo rischiamo qua. X meno 1 fratto 3 meno x per 3 più x. Ecco qua, questo è il nostro risultato. Finisce così. Andiamo a un altro caso. Riportiamo sotto sempre la nostra tabellina. Ecco qua. Abbiamo un altro esempio. L'esempio 2 abbiamo 1 fratto a al quadrato più 16. Chiaramente, scusate, chiaramente cosa possiamo fare? Qui c'è un più, mi raccomando, non pensate che sia una differenza di quadrati, qualcosa, no. Non possiamo fare niente, quindi scriviamo semplicemente la nostra condizione di esistenza. Quando trovate un qualcosa al quadrato, quindi non potete farci niente, poniamo al quadrato più 16 è diversa da 0. Questo sempre. Cioè non c'è nessun valore che rende nullo il denominatore. Quindi quando trovate questa tipologia qui, che non potete fare nulla, non potete semplificare nulla, scrivete per ogni x appartenente ad R. Quindi in questo caso non ci sono condizioni di esistenza, perché A può assumere qualsiasi valore reale, perché è sempre positiva data dal quadrato. Anche se ci metto meno 2 al quadrato sarà sempre positiva. Il dominio che volesse scrivere è tutti i valori di R, tutti i numeri reali nell'insieme R. E finisce così. Andiamo a un altro caso. Anzi, vi faccio prima il caso un pochino più, diciamo, simile, ma che dovete vedere che non è uguale, così vedete vicino la differenza. Mm? Allora abbiamo, per esempio, 6a fratto a al quadrato più 10a più 25. Ok, il numeratore non bisogna scomporlo, andiamo al denominatore, scompriamo il denominatore. Come vedete, ho tre termini. Mm? Potrebbe essere, andiamo alla tabellina, questo qui, potrebbe essere tre termini, il caso 2, sviluppo del quadrato di un binomio o trinomi di secondo grado di tipo 1 o 2. Andiamo a vedere lo sviluppo del quadrato. Allora, qui c'ho A, qui c'ho B, allora vediamo che questo è A al quadrato, vediamo qua, al quadrato più 10x 25. Chiaramente questo è A al quadrato, questo è B al quadrato, chiaramente. Vediamo se può essere quello sviluppo del quadrato un binomio.
diciamo il primo caso qua, al quadrato più 2ab per b, ok? A chiaramente A piccolo e B chiaramente 25 al quadrato, questo è 5, no? E A per B, scusa, qua 10A, x. Ok. E A per B giustamente sarà 2AB sarà 2 per A per 5, cioè 10A. Ecco qua, come vedete, questo è il doppio prodotto e quindi questo è lo sviluppo del quadrato di un binomio, che possiamo scrivere come A più B al quadrato. Quindi possiamo andare a riscrivere, quindi questo qua sarà A più 5 al quadrato. Lo andiamo a sostituire. Andiamo a sostituire, quindi 6A fratto A più 5 al quadrato. Ok, adesso andiamo a vedere, in questo caso vedete, qui non ho le parentesi col quadro di fuori, solo A era al quadrato, invece in questo caso A più 5 al quadrato. Andiamo a fare, a porre la nostra condizione di esistenza, quindi condizione di esistenza, sarà quindi il denominatore è un blocco solo, A più 5 al quadrato, deve essere diverso da 0. Una quantità elevata alla seconda è uguale a 0 se la base della potenza, quindi A più 5, è uguale a 0. Quindi questo qua vuole dire, quando scrivi così, A più 5, anzi lascio così, eh. Questo qua vuol dire la stessa cosa che è uguale a scrivere A più 5 diversa da 0. Cioè quando avete un blocco intero tutto al quadrato, prendete questa interna, quindi la parte interna, e la fate diversa da 0. Semplice, no? Quindi questo sarà che A è diversa da meno 5. Questa è la nostra condizione di sistema. E il dominio sarà tutti i numeri reali tranne questo di escluso. Ok, diciamo questa barra laterale. Quindi mi raccomando, vedete la differenza quando non è tutto al quadrato e quando solo diciamo, un termine al quadrato. Vedete la differenza? Qua c'era per ogni R, qua invece scriviamo questa parte interna. E anche qui chiaramente non possiamo semplificare niente, questa è la nostra soluzione. Andiamo e continuiamo, ci portiamo sempre giù la tabellina, abbiamo 4. Ok, abbiamo 1 fratto x al quadrato meno 3x meno 4. Ok, 1 chiaramente il numeratore non devo semplificare niente, il sotto. Sotto ha tre termini. E qua, sviluppo del quadrato del binomio, o trinomio di secondo grado caratteristico, primo e secondo tipo. Allora, sviluppo del quadrato del binomio è un po' difficile perché qua c'è un 4 e qui internamente diciamo, nella parte centrale del doppio prodotto c'è un 3, quindi lo escludiamo. Sarà un trinomio di secondo grado di tipo 1 o 2. Ok? Chiaramente tipo 2 non può essere perché qui c'è davanti 1 e quindi sarà il primo tipo. Mm? Quindi andiamo a scrivere, ripeto, io me lo scrivo sempre, quindi scriviamo binomio caratteristico tipo 1. Tipo 1 perché qua c'è davanti a, diciamo, dove c'è l'incognita al quadrato ci deve essere 1, il tipo 1, nel tipo 2 ci deve essere un numero diverso da 1, no? Andiamo a farlo. Quindi, no, questa, andiamo quindi, ricordo che era scritto x quadro più sx più p è uguale diciamo, la soluzione è x più a per x più b, cioè i numerini che andiamo a trovare per la somma e per il prodotto.
andiamo con il nostro caso, quindi questa è la regoletta, andiamo a trattarla, quindi x al quadrato meno 3x meno 4 è uguale a cosa? Andiamo a vedere. Quindi la nostra somma sarà meno 3 e il nostro prodotto sarà meno 4. Facciamoci la nostra tabellina. mm? Quindi A, B, A, S, questo chiaramente è B uguale A per B e la S sarà A più B uguale chiaramente a meno 3, questo invece è 4. Mm? Quali sono i numeri per cui ho come somma meno 3 e come diciamo, prodotto meno 4? Andiamo a vedere. 1 per 3, però poi fa la somma, non si può fare, se metto 3 poi fa 4, non va bene. Andiamo 2 per 2, però qua non fa 4, fa solo sempre per il prodotto ma non per la somma. 4 per 1, 4 per 1 potrebbe essere perché c'è un meno, ok, mettiamo più 1 meno 4. mm? Quindi infatti la somma sarà più 1 meno 4 uguale a meno 3. Andiamo a vedere il prodotto, 1 per meno 4 fa meno 4 e questi sono i nostri numeri, ok? Quindi, quindi abbiamo trovato che A è uguale a più 1 e B è uguale a meno 4. Quindi andiamoli a mettere qui, quindi x più 1 per x meno 4. E questo è ciò che andiamo a scrivere al posto di questo qua. A scrivere 1 fratto x più 1 per x meno 4. E anche qui non posso fare niente, un po' semplificare e questa è la nostra. No, scusate, manca, scusate, dobbiamo porre la condizione di esistenza, mi stavo scordando, quindi condizione di esistenza, quindi ricordiamo qui ci sono due blocchi perché c'è una per centrale, quindi vediamo x più 1 diverso da 0, cioè x diverso da meno 1, portiamo l'1 dall'altra parte, e poi x meno 4 diverso da 0, cioè x diverso da più 4 perché 4 lo porto dall'altra parte. Quindi il nostro dominio sarà, ma lo sapete, tutti i numeri reali tranne meno 4, no, più 4 e meno 1. E chiaramente la nostra, diciamo, la nostra frazione algebrica rimane così. Questo è il nostro risultato della frazione algebrica con le condizioni di esistenza affinché appunto il denominatore non si annulli. Mm? Ok, andiamo adesso a vederne uno con la semplificazione anche del numeratore, quindi il numero 5. Quindi abbiamo 12a alla terza B fratto alla terza, scusate, B fratto 15A alla quarta B. Ok, abbiamo detto subito. Vediamo cosa c'è, non possiamo in questo momento, diciamo, ridurre, no? Non possiamo fare niente con la scomposizione, dunque ce lo portiamo giù, ok? Non dobbiamo scomporre nulla, quindi prima di semplificare, non scomporre ma semplificare, la prima cosa, condizione di esistenza del denominatore. Abbiamo 15 A e B, sono tre blocchi, no? Allora, quando ci sono i numeri chiaramente non vanno considerati, ok? Andiamo per A alla quarta, quindi A alla quarta diversa da 0, rimane così, sarebbe A diversa da 0 e poi B diversa da 0. E queste sono le nostre condizioni di esistenza. Mm? Ok, adesso possiamo semplificare. Ok, adesso se possiamo, dopo, quindi lo riscriviamo, 12A alla terza B fratto 15
A alla quarta B. Ok, andiamo a cambiare colore e semplificare. Ok, chiaramente A alla terza lo togliamo e qua rimane 1, poi c'è la quarta. B e B lo togliamo e poi andiamo a semplificare 12 e 5. Dividiamo per 3, quindi 4 per 3 12 e 5 per 3, ok? Quindi rimane, come vedete, 5, no 4, 4 quinti per A, perché qua ce n'è rimasto uno, no? Questo era 3, questo era 4. E quindi questa è la nostra soluzione. Mm? Facciamo l'ultimo caso, sto facendo tutti i casi particolari, ok? Facciamo l'ultimo caso, portiamo sempre giù il nostro schemino. E allora, anche questo è importante perché a volte capita negli esercizi x meno y fratto y meno y. Ok, voi dite, non posso fare nulla. La cosa importante è che tutte le volte i termini di una frazione algebrica sono opposti, possiamo raccogliere per meno 1 in uno dei due termini e poi semplificare. Quindi possiamo scegliere se, vedete, vedete x, qua c'è meno x, qua meno y, qua c'è y. Dobbiamo trovare un modo per far sì che si possano semplificare, perché il nostro scopo è sempre semplificare il più possibile per arrivare a una soluzione, ok? Diciamo semplice. Quindi quando vedete questa cosa, per esempio, scegliamo di, lo scriviamo, questa regola nota bene, scriviamola così vi rimane, ok? Tanto dobbiamo scegliere quale possa essere. Io preferisco questa sotto perché c'è la x al negativo, ok? Però scriviamola, quindi. Perché in molti, vi dico che in molti problemi, in molti esercizi c'è questa cosa. Quindi tutte le volte che i termini di una frazione algebrica sono quindi opposti, si può raccogliere, e qua è come se fossero delle parentesi, ok? Non è che c'è un per, ok? Si possono raccogliere per meno 1 in uno dei due termini e poi semplificare chiaramente, perché il nostro scopo è sempre semplificare. Quindi il termine sarebbe n o d, numeratore o denominatore. Eh? Ok, io decido per il denominatore, ok? Quindi denominatore, quindi lo facciamo opposto, quindi y meno x diventerà, se metto davanti meno 1, meno 1 qua diventa x meno y, ok? Perché se io faccio la moltiplicazione, meno 1 per x è meno x, meno 1 per meno y più y, vedete, ritorna uguale. Però in questo caso mi dà la possibilità di farlo diventare come quello sopra. Mm? Poi la nostra condizione di esistenza la andiamo a fare, prima la riscriviamo chiaramente, eh? Quindi fatta questa cosa, quindi riscriviamo, quindi x meno y fatto x meno y. Condizione di esistenza, non semplificare. No, quindi ok, poi, quindi qua magari è meglio scrivere così, poi, se no è sbagliato, no? Poi scriviamo condizione di esistenza e poi semplificare. Poi dipende, vabbè, condizione di esistenza e poi semplificare.
Ok, quindi andiamo a scrivere condizione di esistenza nel nostro denominatore chiaramente, quindi x meno y diverso da 0. Quindi x diverso da y. Questa è la nostra condizione di esistenza, ok? Quindi adesso andiamo a semplificare. Ah, qui mi sono scordata chiaramente, faccio un posso non scriverlo, porta solo adesso, ok? Quindi meno 1, bisogna riportare chiaramente tutto questo, ok? Quindi andiamo a semplificare adesso, quindi la riscriviamo x meno y fratto meno 1 fratto x. Andiamo a semplificare questo con questo e quindi la nostra soluzione finale sarà 1 fratto meno 1, cioè meno 1. Questa è la nostra, diciamo, soluzione finale della frazione algebrica. Mm? Quindi ricordate, raccogliere meno 1, cambiate quindi, diventano opposti, ok, semplice, condizione di esistenza e poi semplificare. Questo è fondamentale, non bisogna subito semplificare, ma prima la condizione e poi semplificare. Ok? La prossima volta iniziamo diciamo, le operazioni con le frazioni, quindi addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione, le quattro, diciamo, le quattro operazioni. Mm? E vi lascio con due esercizi, siamo 127 che è, provateci, x al quadrato meno 4x più 4, 4 più primo scritto meglio, più 4 fratto x al quadrato meno 2x, condizione di esistenza e dominio, fatelo, anche solo condizione di esistenza è importante, c'è anche chi non fa il dominio, 131 è 5a più 15 fratto a al quadrato meno 9. Ok, più tardi, quindi lo scrivo, per chi mi segue già qualche volta l'ho fatto, quindi la soluzione nello shorts alle 18. Mm? Ok, alle 18 metterò lo short 127 e 121. Queste soluzioni sono semplici, vi ricordo, mi raccomando, quindi condizione di esistenza e guardate sempre quanti termini avete, 1, 2, 3 e scegliete quali possono essere, ma la prima cosa sempre raccoglimento totale o parziale e poi scegliere se sono prodotti notevoli. Prima regola, non la scordate. Non ho fatto un esempio, per esempio, di raccoglimento totale e parziale, la 131 per esempio, o anche la 127 sotto, la prima cosa fate il raccoglimento totale o parziale, sceglietelo voi, insomma, se no vi do già la soluzione e poi vedete cosa vi rimane e se può essere appunto un prodotto notevole. Ci vediamo per il video con l'addizione e sottrazione domani. Ciao e alla prossima!